Buongiorno a tutti ragazzi, oggi iniziamo un nuovo argomento, parleremo del 1848 in Italia e successivamente vedremo più da vicino la prima guerra d'indipendenza che si verificò tra il 48 e il 49. A scanso di equivoci va detto subito che in queste lezioni non affronteremo la totalità degli argomenti, non potremo trattare tutti i punti fondamentali, ma soltanto ciò che ci interessa. Più avanti sicuramente torneremo sull'argomento. Per introdurre un attimo il tema, parliamo un secondo in generale dell'Europa. Noi sappiamo che gran parte dell'Europa nel 48 fu coinvolta da queste ondate rivoluzionarie ed è bene parlarne per l'eccezionale vastità di questo fenomeno che coinvolse moltissimi stati. Furono esenti soltanto la Spagna, la Gran Bretagna, la Russia, l'impero ottomano, quindi in questo periodo alcuni stati non sono coinvolti ma tutti gli altri sì. Pensiamo nello specifico anche alla Confederazione tedesca, pensiamo a Praga, a Budapest, pensiamo all'Italia, al Regno delle Due Sicilie, a Venezia, a Milano. L'impero che più di tutti gli altri fu coinvolto sicuramente è stato l'impero austriaco, che dovrà affrontare moltissime ribellioni in più zone dell'impero contemporaneamente. Ciò che preoccupa soprattutto è l'assetto economico-sociale, perché durante queste rivolte le parole ricorrenti sono quelle di pane e lavoro, di democrazia e di uguaglianza. La rivoluzione francese ha dato i suoi frutti. Napoleone ha portato in tutta Europa gli ideali della rivoluzione francese: libertà, egalité, fraternité. Tutti desiderano partecipare più attivamente alla vita politica. Non è più possibile pensare ad una vita passiva, lasciarsi governare senza poter intervenire ed esprimere la propria opinione. E notiamo che lo slogan pane e lavoro lo ritroveremo di nuovo durante la rivoluzione russa. Siamo in piena stagione risorgimentale, sappiamo bene che democratici e repubblicani spingono per un'Italia unita, ma soprattutto repubblicana e democratica naturalmente, quindi serve un governo centrale forte, ma soprattutto un Parlamento con una Costituzione, e tutti i cittadini ormai devono essere considerati uguali di fronte alla legge, quindi non è più possibile ritornare ad una società di antico regime, nonostante i tentativi attuati dalla Restaurazione. Gli stessi paesi che furono i protagonisti della Restaurazione, in particolare l'impero austriaco, verranno coinvolti da queste nuove ondate rivoluzionarie. La propagazione però di queste rivolte in moltissimi stati europei è dovuta anche a fattori comuni, cioè degli elementi ricorrenti. Infatti in tutti questi stati che cosa si chiede in particolare? Tutti chiedono a gran voce una Costituzione, quindi un insieme di leggi scritte che finalmente possano guidare l'agire dei politici e che queste leggi finalmente non siano più arbitrarie e quindi discutibili in mano a un singolo sovrano. Bisogna arrivare alla suddivisione dei tre poteri, così come era già stato stabilito in linea teorica dai filosofi, e chiedono in particolare la libertà di parola, di stampa, di pensiero, l'uguaglianza di tutti i cittadini, quindi la fine dei privilegi di antico regime, e la partecipazione politica attiva, che non è una cosa di poco conto. Adesso i cittadini vogliono poter intervenire perché sta nascendo la società di massa, quindi notate come tutto sia collegato, e queste richieste hanno un'origine molto lontana, perché si parte dal Settecento, dal secolo dei lumi, quindi dalla società che ha partorito le grandi idee dei filosofi, soprattutto francesi. In questo periodo è importante soprattutto il biennio tra il 46 e il 47, perché soprattutto in questa fase si diffondono gli ideali della rivoluzione francese, ma soprattutto tra il 45 e il 47 ci sono state delle cattive annate agricole. Questo che cosa comporta? La diminuzione dell'offerta e al conseguente aumento dei prezzi, perché la domanda è maggiore dell'offerta e quindi i prezzi salgono vertiginosamente, ma questo significa ridurre drasticamente il potere d'acquisto, soprattutto delle famiglie più povere, e molte persone furono anche licenziate. Siamo in una fase di grave disoccupazione, stiamo arrivando verso la metà dell'Ottocento, quindi verso la seconda rivoluzione industriale, però noi sappiamo che soprattutto nelle campagne moltissimi contadini saranno costretti ad emigrare, per esempio, perché non troveranno più lavoro, e quindi questo va ad alimentare ulteriormente il malcontento
e le proteste. Però il 48, che è l'anno che ci interessa in particolar modo, perché in questa lezione ci concentriamo sul 48, ci sono anche diverse novità, oltre alla guerra che poi vedremo, perché proprio in questo periodo, quindi nella prima metà dell'Ottocento, inizia anche a farsi sentire la voce delle masse popolari, cioè non abbiamo più il singolo individuo che lotta per se stesso, non abbiamo più anche a livello letterario la narrazione di singole identità, ma piano piano arriveremo poi a parlare della società di massa, cioè del singolo individuo che però è collocato all'interno di un gruppo molto più grande, quindi non avremo più il classico eroe omerico dell'Iliade, dell'Odissea o dei poemi epici cavallereschi, ma avremo appunto un individuo calato all'interno di una moltitudine, perché adesso quella che conta è l'opinione pubblica, bisogna andare incontro alle richieste e alle aspettative delle grandi masse popolari e i politici stessi dovranno fare i conti con questo tipo di cambiamento. Poi il 48 è l'anno di fondazione del manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, di cui naturalmente parleremo non in questa lezione, ma tratteremo un'altra volta. Questo ci fa capire che il manifesto segnala la presenza di una nuova classe sociale che finora non era ancora comparsa, cioè della classe operaia, e lì avremo la base per la futura rivoluzione, per la lotta di classe contro il capitalismo, contro i padroni e contro la proprietà dei mezzi di produzione, perché il sogno è quello di giungere ad una società comunista, cioè dove sia i mezzi di produzione sia le ricchezze siano condivisi in comune con tutti. E poi è importante quindi recuperare in questo periodo lo slancio rivoluzionario che era stato interrotto a causa della restaurazione. Non dimentichiamo che il 48 è il frutto di un processo molto più antico, perché siamo già nel 48, quindi sono già passati più di 40 anni. Negli anni 20 abbiamo avuto i primi moti rivoluzionari, poi nel 30 al 31 un'altra ondata di moti, fino agli anni 60 abbiamo continuamente delle insurrezioni, delle rivolte che coinvolsero l'intera Europa, quindi non si può non parlarne, vanno trattati in maniera approfondita. Il 48 è davvero un anno importante, decisivo, dove si inizierà soprattutto in Italia ad armarsi in maniera seria, ma soprattutto in maniera più coesa, più unita e compatta per la realizzazione di uno Stato comune, unitario, democratico e repubblicano, anche se vedremo che la strada è ancora lunga. Vedremo Mazzini, dopo aver fondato prima la Giovine Italia, poi la Giovine Europa, naturalmente tenterà la riscossa anche lui insieme a Garibaldi per l'unificazione nazionale. Scopriremo che lo stesso Carlo Alberto, per esempio, inizialmente non combatte per l'unità d'Italia, ma soltanto per ampliare i propri domini, per potenziare sempre di più lo Stato sabaudo, ma non abbiamo da parte di nessun sovrano italiano il desiderio di un'Italia unita. Ci sono moltissimi dibattiti su quale sarebbe dovuta essere la forma di governo italiana, una confederazione di stati con un papa presidente oppure con un presidente laico identificato nella figura del sovrano sabaudo. Di questo e di tanto altro poi parleremo nelle successive lezioni.